Ciao Gnari, bentornati nel canale del Barba. Come sapete mi impegno sempre per recensire per voi degli elettrodomestici che mi hanno particolarmente soddisfatto, l'ho detto nel mio primo video ormai quasi 2 anni fa, e quindi oggi sono qua per presentarvi questo robot, un robot aspira lavapavimenti, marca Ultenic, modello T10. Vi dico subito, l'ho già testato per 2 settimane e ve lo recensisco perché sono rimasto veramente molto soddisfatto. Quali sono i 3 punti di forza di questo robot? Anzitutto questo robot di alta fascia viene venduto tra i 450 e i 550 euro a seconda delle offerte. Troverete comunque nel canale un link con un piccolo sconto per i miei iscritti. Un robot di alta fascia perché? Perché è completo anche di questo aspirapolvere, che è un grande plus. Quando il nostro aspirapolvere ha finito il proprio lavoro andrà a riposizionarsi alla base e questo aspirapolvere lo pulirà completamente dallo sporco. Anche questo mi ha lasciato molto soddisfatto perché il robot al termine della pulizia risulta veramente svuotato anche da quelle cose che si attorcigliano a volte intorno alla spazzola, e quindi questo mi ha sorpreso in maniera molto positiva. Seconda peculiarità di questo prodotto è il tipo di scansione, la scansione laser che viene effettuata con questa torretta verticale e i sensori laser laterali e frontale. Questo permette al nostro robot di fare una mappatura della nostra casa decisamente accurata, e ve lo confermo, effettivamente è così. Terzo plus che mi ha sorpreso è il rilevamento automatico del tappeti. Praticamente quando il robot sale su un tappeto aumenta automaticamente la potenza per migliorare l'aspirazione dei tappeti. Cosa succede adesso in questo video? Andremo a vedere un attimo il nostro robot da più vicino, così vedremo la qualità costruttiva oltre che la fornitura con tutti gli elementi che ci vengono forniti, e poi lo vedremo all'opera. Mentre lo vedremo all'opera e scorreranno quindi le immagini, vi mostrerò sul lato anche come viene gestita l'applicazione, che a mio parere è fatta molto bene. Non perdiamo tempo e andiamo a vedere. Ecco qui il nostro robot. Ci viene fornito dalla fabbrica con questo che è il portapanno per la pulizia, vi farò vedere poi tra poco come viene installato, un secondo panno, un secondo filtro EPA, una spazzolina di ricambio, 2 sacchetti di ricambio, oltre al terzo che va inserito all'interno dell'aspirapolvere base, e poi un telecomando che secondo me non userete mai perché lo gestirete naturalmente dall'app, oltre che magari da Alexa o da Google Home. Vediamo poi l'aspirapolvere finale, questa è la base, dove il nostro robot andrà a posizionarsi in questo modo, in maniera automatica, andrà a ricaricarsi e poi verrà aspirato lo sporco che andrà a essere inserito all'interno del sacchetto interno, quindi anche qui funzionamento perfetto. Vediamo il nostro robot più da vicino, nella parte superiore anche l'estetica diciamo che non è stata trascurata perché secondo me ha un ottimo design. Nella parte sotto, eccolo qua, andiamo a vedere i gommoni, le ruote sono veramente da Caterpillar. Abbiamo la spazzola, qui abbiamo quello che è diciamo il volante che darà la direzione al nostro robot. Qui abbiamo il contenitore della polvere, spero che voi lo possiate vedere. Qui c'è la polvere all'interno con il filtro. Questo è universale perché anche qui se volete pulire i pavimenti andrà a essere riempito di acqua, e poi quando sarà installato come vi dicevo prima potrete installare, ecco fatto, il nostro panno per la pulizia. Devo dire che grandissimo plus dalla parte inferiore sono le ruote gommate e che possono superare decisamente quasi tappeti anche molto alti. Il robot peraltro ha un dispositivo anticaduta, quindi se ci sono dei gradini o le scale lui lo rileverà automaticamente. Io non l'avevo mai provato, facciamo il test insieme sul tavolo. Mi vedrete un po' preoccupato, ma penso che lo sareste anche voi. Dai, andiamo a vedere il test del dispositivo anticaduta. Sono un po' preoccupato perché non so se funziona, quindi cercherò di parare.
direi prova decisamente superata, ero veramente preoccupato, ma adesso sono molto più tranquillo. Prova superata, andiamo a vedere il resto. Questo è l'interno della nostra applicazione, molto facile e intuitiva. Quindi abbiamo la modalità auto, come potete vedere, la modalità mop, quando metteremo il panno per la pulizia dei pavimenti, la modalità camera, che utilizziamo in questo momento, quindi sceglieremo la stanza da pulire e daremo avvio. La modalità zona, possiamo impostare delle zone, come potete vedere, che dovranno essere pulite con un passaggio o con un doppio passaggio nelle determinate stanze, e la modalità punti, che vedremo poi successivamente. Quindi potremo andare a selezionare un punto che ci interessa e che dovrà essere pulito dal nostro robot. Per quanto riguarda la mappa, come sappiamo, possiamo inserire le zone vietate, possiamo dal menu camera dare i nomi alle stanze, possiamo dividere le stanze tirando per esempio una riga, selezionando la stanza e tirando una riga per dividere. Poi possiamo sempre da questo menu impostare le zone o eliminarle, come in questo caso sto facendo, oppure possiamo resettare la mappa. Poi vediamo che in questo menu abbiamo la possibilità di scegliere la modalità di aspirazione, che sia media, bassa o alta, e il volume dell'acqua del mop. Entrando poi nelle opzioni del nostro robot, possiamo fissare e indicare gli orari di inizio pulizia con le modalità che vogliamo. Possiamo poi vedere i record di pulizia, quindi i tipi di pulizia che sono stati fatti, impostare il non disturbo, l'impostazione autovuoto, quindi fissare lo svuotamento o no dopo ogni ciclo, dopo alcuni cicli, molto comodo, la possibilità di guidarlo da remoto, come se fosse un piccolo telecomando. Possiamo poi scegliere la voce e il volume con le varie lingue, il Find Your Robot, l'interruttore della luce esterna del robot, scegliere se la cartina sarà in piedi o in metri, il record dei materiali di consumo, che ci dice ogni quanto dovrà essere pulito il nostro filtro, i nostri sensori. E quindi direi che questo è molto molto facile da utilizzare. Facciamo un test di utilizzo della modalità punti, quindi prendiamo questo punto, lo mettiamo sotto il tavolo e diamo l'avvio per far partire il nostro robot. Eccoci qui ignari per i saluti finali, per i prodi che avranno visto il video fino alla fine. Spero di avervi dato una visione a 360 gradi di questo robot. Quindi a questo punto il Barba vi consiglia l'acquisto di questo Ultenic, perché il Barba è rimasto molto soddisfatto. E vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale e alla prossima! Per i valorosi che hanno seguito il video fino alla fine, voglio fare un piccolo regalo, i 2 tricks del Barba. Quindi come fate se avete 2 piani? Quindi fate andare il robot e fare la prima mappatura, fate una seconda mappatura e poi come fate a selezionare una mappa o l'altra? Andrete sul menu, record di pulizia e selezionate un'altra mappa. Quindi per esempio questa è quella del tavolo, quando io ho pulito il tavolo per fare il test, e fate applica questa mappa. Quindi avete 2 mappe distinte. Secondo trick, quando nelle mappe volete indicare delle zone, potete mettere una zona e questa zona potrà essere oggetto di una pulizia singola, mettendo una volta, oppure mettere la pulizia 2 volte. Fatta questa zona, si mette un'altra zona, si aggiunge un'altra zona, per esempio, vicino al divano volete pulire meglio, altra zona in cui si chiede 2 volte. Tac. Ok? A questo punto il Barba vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima.